riserva naturale di Bosco Fontana è uno degli ultimi quercocarpineti meglio conservati in tutta la pianura padana. Purtroppo nel secolo scorso il bosco ha subito un notevole impoverimento strutturale dovuto soprattutto ai tagli di rapina che sono occorsi durante gli eventi bellici, anche a causa di importanti eventi meteorici, e poi non da ultimo la necromassa, quindi le piante morte o deperienti, venivano comunemente asportate durante le normali pratiche di selvicoltura. Negli anni 50 del secolo scorso sono state messe a dimora delle specie cosiddette a rapido accrescimento, specie esotiche tra cui ricordiamo la quercia rossa e il platano. La buona pratica messa a punto consiste nell'intervenire su individui di platano, specie estranea al contesto locale, ma senza alcun ruolo ecologico e faunistico, al fine di innescare processi di marcescenza per creare delle nicchie ecologiche che siano utili alla fauna saproxilica. In particolare vengono praticati dei tagli alla base della pianta per favorire l'accumulo di acque temporanee, producendo questi catini basali per favorire la fauna saproxilica ad invertebrati saproxilica. Invece nella parte alta della pianta vengono praticati dei tagli per ottenere delle cavità di nidificazione per uccelli che comunemente nidificano nelle cavità naturali, come per esempio gli strigiformi o i paridi. Questa pratica si è rivelata utile, tant'è che nei primi 3 anni di realizzazione del progetto abbiamo avuto dei tassi di colonizzazione molto alti, hanno sfiorato addirittura il 100% per quanto riguarda le cince. Di contro c'è che la pianta rimane viva e quindi tende a reagire a questi tagli, e per far sì che le cavità rimangano pervie occorrerebbe manutenere queste cavità periodicamente. Questa pratica può essere esportabile anche in altri contesti, non necessariamente su specie esotiche ma anche su specie autoctone per incrementare i microhabitat relativi alla fauna saproxilica. Sono comunque da preferire le latifoglie alle conifere e bisogna tenere presente appunto che c'è un diametro minimo che bisogna rispettare perché questi interventi vengano realizzati.